Ciao a tutti, voglio realizzare questo video perché nell'ultimo periodo, a causa ovviamente di questo clima ballerino, di questo clima impazzito, nella mia zona ci sono stati degli eventi importantissimi di grandine, di dimensioni molto grossa. Abbiamo avuto grandine di anche 1 chilo. E fondamentalmente voglio fare questo video perché vorrei un attimo cercare di fare una piccola guida per evitare che i nostri animali, cani e gatti, rischino durante questi tipi di eventi. Questi eventi che nell'ultimo periodo chiaramente sono aumentati e quindi dobbiamo un po', sia noi umani ma anche ovviamente verso i nostri animali, cercare di proteggere più che possiamo sia le nostre proprietà, macchine, tetti, case, noi stessi ovviamente, sia ovviamente i nostri animali domestici che magari vivono all'esterno o comunque magari vivono sia all'esterno che all'interno. Prima di tutto il primo consiglio che io posso dare è quello fondamentalmente di fare un'azione che è molto importante, quella di scaricarvi ovviamente un'applicazione per controllare il meteo, soprattutto quelle applicazioni che hanno i radar, perché ovviamente le applicazioni del meteo generiche sì, ti possono dare un'indicazione, ma con il tempo così ballerino a volte cambia veramente repentinamente, quindi è molto importante avere quelle applicazioni che ci permettono di vedere i radar quasi in tempo reale, in modo da poter prevedere fondamentalmente l'evento atmosferico e riuscire chiaramente a proteggere i nostri animali. Fondamentalmente quello che è successo in questo periodo, che noi abbiamo visto, sono stati gatti colpiti dalla grandine, abbiamo avuto dei traumi cranici nei gatti, abbiamo avuto fondamentalmente dei gatti con degli ematomi importanti, alcuni gatti hanno rischiato l'occhio. Fortunatamente degli animali che noi abbiamo visto nella nostra struttura nessuno è morto e tutti fortunatamente se la sono cavata abbastanza bene. C'è stato grande spavento perché comunque un gatto si è presentato con un occhio totalmente sanguinante, avevamo paura che lo perdesse, invece fortunatamente alla fine si è riuscito a salvare anche l'occhio. Fondamentalmente il discorso dell'applicazione meteo è importante perché ci permette attraverso il radar di prevedere chiaramente questo tipo di situazione e quindi di chiudere i nostri animali. Ora, sul chiudere gli animali, chiaramente so perfettamente che ci sono animali che tollerano questo tipo di azione e animali che non tollerano questo tipo di azione, si spaventano magari di più e quindi fondamentalmente distruggono magari la casa. Alcuni cani potenzialmente potrebbero distruggere casa se non abituati, quindi bisogna un po' inizialmente abituare i nostri animali all'interno. Fortunatamente più andiamo avanti, più molte persone abituano il proprio cane e il proprio gatto sia all'interno che all'esterno, e questo aiuta tantissimo in queste situazioni. Una volta dove gli animali vivevano solo all'esterno, quando c'era un temporale gli animali, anche se chiusi dentro, ovviamente potevano impazzire o avere dei gesti chiaramente non imprevedibili. Quindi fondamentalmente è molto importante abituare i nostri animali a vivere anche lo spazio interno, quindi ancora prima dell'evento, quando avete un cucciolo, quando avete un cane, quando avete un gatto, dovete abituarli a vivere dentro. Poi ovviamente hanno l'accesso all'esterno, ma devono essere animali che vivono sia dentro che fuori. Tenere ad oggi, nel 2023, un animale completamente all'esterno, secondo me è sbagliato, perché non vi permette la gestione, non solo ovviamente dell'evento meteo, ma banalmente anche quando si fa male, quando ha bisogno di cure e l'animale ha bisogno magari di caldo, e quindi deve essere curato all'interno. Se non è abituato, anche in quelle situazioni lì, l'animale chiaramente è difficile poi gestirlo. Quindi prima cosa, abituare ancora prima a vivere interno e esterno. Una volta fatto questo è chiaro che è più semplice. Durante un evento ovviamente atmosferico di questo tipo si chiudono i nostri animali nelle nostre case e ovviamente si proteggono in questo modo. Chiaramente so perfettamente che non tutti lo faranno e quindi avremo degli animali, soprattutto nelle zone rurali, che vivono all'esterno, completamente all'esterno. In quel caso lì cosa dobbiamo fare? È chiaro che dobbiamo creare delle zone che permettono agli animali di nascondersi.
che possono essere delle capanne, dei piccoli, dei piccoli rifugi, anche più di uno, in modo tale che il gatto o il cane appena vedono l'evento possono andare a rifugiarsi, in modo tale che vengano comunque protetti senza dover magari fare magari dei metri prima di raggiungere il primo spazio coperto. Quindi se avete delle corti, soprattutto ripeto nelle zone rurali, dei giardini enormi, se abitate in campagna, all'interno della vostra zona dovreste creare diverse zone di protezione, che possono essere fatte in legno, possono essere fatte anche in pietra volendo, in modo tale che chiaramente l'animale non debba fare delle corse importanti per andare a nascondersi. È chiaro che in quella situazione un rischio c'è, però creerete più zone di protezione che evitano fondamentalmente un danno, chiaramente, perché l'animale la prima cosa che fa è andare a cercare di nascondersi, però se è in un punto distante chiaramente fa una corsa e ci potrebbe in quell'istante essere colpito da una grandinata importante, come probabilmente è successo. Abbiamo trovato tantissimi uccelli morti dopo queste grandinate, perché ovviamente la potenza di una grandinata di questo tipo uccide se vieni colpito chiaramente in modo fatale. Quindi bisogna creare delle zone, studiarsi bene la zona dove si vive e crearsi delle zone all'interno della propria corte, del proprio giardino, per ridurre chiaramente il rischio che l'animale debba fare troppa strada per raggiungere questo. Poi un'altra cosa che si può fare fondamentalmente è quello, soprattutto se avete delle zone, per esempio, faccio un esempio dei capannoni che avete, magari sono degli animali che vivono vicini a zone industriali, chiaramente cercare anche lì di creare delle zone in cui l'animale può accedere con facilità, in modo che non debba chiaramente nei vari lati del capannone. Cioè, facciamo un esempio, ci sono degli animali che hanno magari hanno un accesso all'interno della zona, che però magari è solo su un lato, quindi se loro si trovano a tutt'altro lato devono fare tutto il giro. Anche lì cercare di creare delle zone o che possono entrare direttamente nel capannone oppure delle zone laterali. Comunque il principio è quello di creare più zone di protezione resistenti, ovviamente. Plastica così non ha nessun senso. Cosa molto importante è quello di prevedere fondamentalmente l'evento atmosferico, quindi la grandine ti distrugge la plastica, il legno lo regge ancora un po', ovviamente la roccia, la pietra te la regge sicuramente di più, magari è un po' più complesso creare queste zone, quindi creare cose magari in legno, in roccia all'interno, che siano anche belle da vedere ovviamente, zone magari mettete delle piante, che però l'animale ha proprio un bel tunnel dove può andare a nascondersi. Questo è fondamentalmente il mio consiglio, perché se questo è l'andamento del nostro clima, dobbiamo prevedere fondamentalmente che in futuro avremo sempre di più queste problematiche, ripeto, non solo riferite alle nostre auto, le nostre case, ma anche ai nostri animali domestici, soprattutto quelli che vivono in una situazione, diciamo, di semidomesticazione, perché sono animali tendenzialmente che vivono all'esterno e non entrano in casa. Ovviamente il mio primo consiglio è quello, visto che l'animale non è un obbligo, cominciate a entrare in quell'ottica. Se decidete di tenere un animale, non è che dovete tenerne 8000 perché ho lo spazio enorme, perché non funziona così, ma cercate fondamentalmente di tenerli e cercate di educarli fin dall'inizio a una gestione che vi permette poi di non avere problemi. Ancora oggi io ho situazioni in cui magari c'è quello che prende il cane, che ha magari 65 anni, prende un cane di 60 kg quando è adulto e poi quando si fa male non c'è nessuno che mi può aiutare. Queste sono le situazioni dove noi dobbiamo cercare di lavorare prima che avvenga il problema. Sono tutte situazioni così come quella della grandine, no? Io ho un gatto, un cane, devo abituarlo prima a stare in casa, perché altrimenti poi non è abituato a stare in casa in quelle situazioni e quindi mi impazzisce, mi crea ovviamente anche una problematica. Un cane di grossa mole, se non è abituato a stare in casa, in un evento come quello di una grandinata potrebbe distruggere casa, quindi bisogna fondamentalmente ragionare prima alla problematica. Questo dobbiamo imparare a fare
nei prossimi anni, perché chiaramente il mondo è un mondo in continua evoluzione ed è un mondo che fondamentalmente è anche un mondo molto rapido, un mondo in cui siamo in tanti, e quindi pensare ad oggi che oddio c'ho il problema, arriverà tutta la gente ad aiutarmi, è un principio che poi magari la gente viene ad aiutarti, però non devi ragionare sul fatto che la gente viene ad aiutare. Questo ovviamente esula dal discorso della grandine, però è legato fondamentalmente alle problematiche legate anche agli animali domestici. Ancora oggi noi abbiamo situazioni dove magari l'animale sta male, signora di 60-65 anni che pesa 40 kg con un cane di 75 kg di 12 anni, 13 anni, e non riesce a spostarlo. Sono situazioni dove dobbiamo imparare a capire che il problema ci sarà, non è perché tu non lo vedi 5 anni prima, il problema non ci sarà, il problema ci sarà, e quindi nella scelta dell'animale bisogna un attimo ragionare per evitare di trovarsi nella problematica poi. Un saluto a tutti e alla prossima.